tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi realizzeremo insieme la borsa Clarissa, che è questo modello che state vedendo in video. Progetto veramente semplicissimo che richiama la famosa falabella, ma questa è decisamente molto più semplice per quanto riguarda la lavorazione. Anche se vedete un punto che sembra un po' elaborato, tranquille, ho cercato di spiegarvi tutto nel modo più chiaro possibile, quindi sicuramente non avrete problemi, ma se avete qualche dubbio potete lasciare tranquillamente un commento qui sotto. Ho rifinito il tutto, quindi ho anche foderato, applicato la chiusura. Borsa veramente molto semplice, comoda perché l'ho già provata, capiente al punto giusto perché ci entra tutto il necessario, nonostante comunque sia piccolina, ma per quanto riguarda la profondità comunque abbiamo, anzi vi dico le misure direttamente, anche se di solito le trovate nel box informazioni qui in basso. Misura in altezza 20 cm, in larghezza siamo a 21 cm circa e per quanto riguarda la profondità sono 7 cm, quindi è una borsetta piccolina ma non troppo, una misura media. Non l'ho irrigidita perché preferivo tenerla morbida, ma se preferite una borsa che resti più rigida potete utilizzare sia della rete o del feltro, come preferite. Comunque tutti i materiali utilizzati sono di tutti a mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso. A questo punto non mi dilungo più di tanto, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di una rocca di cordino amore lanato, 2 metri di catena per la tracolla, una chiusura magnetica, del tessuto per foderare, uncinetto numero 5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Ovviamente partiremo dalla lavorazione del pannello centrale. Il punto di lavorazione da me scelto è un punto che ho visto sul web, non so che nome abbia, comunque ho deciso di chiamarlo punto castagna in quanto la lavorazione in sé mi ricorda delle castagne. Quindi punto castagna si lavora su un multiplo di 5 più 2, quindi per questo progetto andremo ad avviare 27 catenelle, quindi 25 che sono multiplo di 5 più 2. Avremo 27 catenelle e 26 punti di lavorazione. Quindi cappietto iniziale ed avviamo le nostre 27 catenelle. Lavorate tutte le catenelle, ovviamente se utilizzate un filato diverso o comunque volete fare la borsa più grande, vi basterà comunque lavorare delle catenelle che siano multiplo di 5 più 2, quindi prendete come riferimento sempre il multiplo. A questo punto iniziamo con il punto di lavorazione vero e proprio, quindi non vado a fare il solito giro o comunque la solita riga a maglia bassa, ma parto direttamente con il punto di lavorazione. Partiamo quindi facendo una maglia bassa nella seconda catenella dall'uncinetto, lavoriamo poi 3 catenelle, 1, 2 e 3, e dovremo lavorare un modulo formato da 4 maglie alte chiuse insieme ma ciascuna nella sua catenella, quindi andrà lavorata una maglia alta nei 4 punti successivi ma saranno chiuse tutte insieme. Ed ora vediamo come. Carichiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, prendiamo il filo, chiudiamo solo le prime 2 asole, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, prendiamo il filo e chiudiamo solo le prime 2 asole, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nella maglia successiva, prendiamo il filo e chiudiamo solo le prime 2 asole, carichiamo il filo sull'uncinetto, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo e chiudiamo solo le prime 2 asole. Quindi in questo modo avremo 4 maglie alte non chiuse più
un'asola sull'uncinetto, abbiamo 5 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme in questo modo, facciamo una catenella e lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo. Dovremo ripetere poi lo stesso procedimento nei 4 punti successivi, quindi innanzitutto facciamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3, e dobbiamo ripetere di nuovo il modulo formato da 4 maglie alte chiuse insieme, quindi carichiamo il filo, puntiamo un uncinetto nel punto successivo, chiudiamo solo le prime 2 asole, carichiamo il filo, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo e chiudiamo solo le prime 2 asole, ripetiamo lo stesso procedimento per altre 2 volte. Quando abbiamo 5 asole sull'uncinetto le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e ricominciamo da capo, una maglia bassa nel punto successivo, 3 catenelle e di nuovo il modulo con le 4 maglie alte chiuse insieme e così via per tutta la riga fino a terminare con una maglia bassa. Ok, ultimo modulo, lo chiudiamo tutto insieme, facciamo una catenella e terminiamo con una maglia bassa. Bene, a questo punto voltiamo il lavoro e dovremo iniziare con la lavorazione della seconda riga, che sarà una delle 2 che poi andrà ripetuta per tutto il pannello. Quindi partiamo subito ed iniziamo facendo 4 catenelle, quindi 1, 2, 3 e 4. Facciamo una maglia bassa esattamente dove si congiungono tutte le 4 maglie alte, quindi qui al centro dove vedete questo foro andiamo a fare una maglia bassa. Facciamo poi 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. E dovremo andare adesso a lavorare le 4 maglie esattamente dove si forma questo archetto, proprio all'interno di questo spazio andiamo a lavorare le 4 maglie alte chiuse insieme, quindi iniziamo 1, 2, 3 e 4. Abbiamo sempre le 5 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa sempre al centro dove si chiudono tutte le maglie alte, le 4 maglie alte sottostanti, quindi qui facciamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. E di nuovo 4 maglie alte all'interno dello spazio formato dalle 3 catenelle sottostanti. 1, 2, 3
e 4. Sempre 5 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e di nuovo chiudiamo con una maglia bassa. Questo è il procedimento che dovremo ripetere per tutta la riga, dovremo però terminare con una maglia alta. Abbiamo l'ultimo spazio formato dalle 3 catenelle, ci lavoriamo le 4 maglie alte chiuse insieme ovviamente. E 4. Chiudiamo tutto insieme, facciamo una catenella ed una maglia alta esattamente sulla maglia bassa, qui che abbiamo sottostante. In questo modo. Bene, a questo punto dobbiamo passare alla riga successiva, quindi voltiamo il lavoro e la riga che andremo a lavorare ora, ovvero la terza riga, sarà la seconda delle due che andranno ripetute per tutto il pannello. Quindi iniziamo subito facendo una catenella ed una maglia bassa esattamente dove si congiungono tutte le 4 maglie alte, quindi esattamente in questo foro. Facciamo una maglia bassa, dopodiché lavoriamo le 3 catenelle, 1, 2 e 3. Abbiamo di nuovo lo spazio formato dalle 3 catenelle dove al suo interno andremo a lavorare le 4 maglie alte chiuse insieme. Quindi una, 2, 3 e 4. A questo punto abbiamo sempre 5 asole sull'uncinetto, le chiudiamo tutte insieme, facciamo una catenella e andiamo a lavorare la maglia bassa sempre nello stesso foro che congiunge comunque le 4 maglie alte sottostanti, quindi esattamente qui. Di nuovo 3 catenelle, 1, 2 e 3 e 4 maglie alte chiuse insieme all'interno dello spazio formato da 3 catenelle. Quindi questo è il procedimento che andremo a ripetere per tutta questa riga. Ultimo spazio, lavoriamo le 4 maglie alte chiuse insieme. Catenella e termineremo questa riga con una maglia bassa esattamente nella terza catenella delle 4 che abbiamo qui sottostanti. Nella riga precedente avevamo fatto 4 catenelle ad inizio riga, quindi noi andiamo a puntare esattamente l'uncinetto nella terza, quindi puntiamo l'uncinetto in questa catenella e lavoriamo una maglia bassa. E questa sarà la lavorazione della terza riga. Per continuare la lavorazione del pannello non dovremo far altro che ripetere queste ultime 2 righe lavorate, alternandole tra loro prima la riga 2, poi la riga 3, prima la riga 2, poi la riga 3 e così
per il totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che può esservi utile nel caso utilizzate un filato diverso. Quindi vi mostro semplicemente cosa dobbiamo andare a fare. Voltiamo il lavoro e dobbiamo ripetere la riga 2, quindi si parte facendo le 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, la maglia bassa nel punto che congiunge le 4 maglie alte, 3 catenelle e poi si riprende la lavorazione che abbiamo fatto finora, quindi le 4 maglie alte all'interno dell'archetto, le 4 maglie alte chiuse insieme, una catenella, una maglia bassa all'interno del prossimo foro, 3 catenelle. Comunque la lavorazione è quella, l'unica cosa che cambia è l'inizio e la fine della riga, perché il procedimento al centro della riga resta lo stesso, perché dobbiamo andare a lavorare le 4 maglie alte all'interno dell'archetto, la maglia bassa. Comunque quello è il procedimento, cambia solo per esempio in questa riga siamo partite con le 4 catenelle, termineremo con una maglia alta nell'ultimo punto. Nella prossima riga partiremo con una catenella, una maglia bassa, faremo lo stesso, ripeteremo poi lo stesso procedimento e poi termineremo con una maglia bassa. Quindi come potete vedere cambia solo inizio e fine per ogni riga, ma il resto della lavorazione resta lo stesso, quindi basta stare attente a come si inizia e si finisce la riga. Quindi vi lascio continuare da sole, vi lascio indicati anche il numero di righe totali ed una volta lavorato tutto il pannello vediamo come procedere. Bene, una volta lavorate tutte le righe avremo ottenuto un pannello di 43 cm x 19. A questo punto andiamo a fare il giro di rifinitura. Per quanto riguarda il giro di rifinitura farò maglie alte sul lato più lungo, maglie basse sul lato più corto. Quindi vediamo subito come procedere. Qui ho terminato con una maglia bassa, quindi faccio una catenella e nello stesso punto vado a lavorare una maglia alta che si troverà ovviamente sul lato più lungo e procederò lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante, quindi in ogni punto che vediamo andiamo a lavorare una maglia alta. Ok, sono arrivata nell'angolo, quindi vado a fare una maglia alta anche in questo punto, lavoro poi una catenella e su questo che è il lato più corto andiamo a lavorare maglie basse, quindi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Il primo lo facciamo nello stesso punto in cui abbiamo lavorato già la maglia alta. E poi per ogni catenella, visto che qui comunque abbiamo le catenelle di base, andiamo a lavorare una maglia bassa.
Abbiamo terminato anche questa riga, facciamo una catenella, dobbiamo passare sul lato più lungo, quindi procediamo lavorando una maglia alta nello stesso punto di base e poi una maglia alta per ogni punto. Dovremo ovviamente ottenere lo stesso numero di maglie che abbiamo su quest'altro lato. Terminata anche questa parte, ho 61 punti sia da un lato che dall'altro. A questo punto mi ritrovo nell'ultimo angolo, ho lavorato la maglia alta alla base del primo punto di questa riga. A questo punto vado a lavorare una maglia bassa qui, proprio dove abbiamo lavorato la maglia bassa, una catenella, una maglia bassa nello stesso punto ed ora procederemo in questo modo, quindi puntiamo l'uncinetto all'interno dello spazio formato dalle catenelle e lavoriamo una maglia bassa, ripuntiamo l'uncinetto, lavoriamo un'altra maglia bassa al suo interno e dopodiché procediamo seguendo i 3 punti che abbiamo qui, quindi 1, 2 e 3. Poi abbiamo di nuovo lo spazio con le catenelle, al suo interno lavoriamo le 2 maglie basse e poi una maglia bassa nei 3 punti successivi e questo procedimento lo ripetiamo fino al termine della riga. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto dovremo occuparci dei laterali. Come potete vedere ho marcato dei punti. Ho quindi da un marcapunti all'altro, quelli sugli angoli, 63 punti perché ho applicato il marker esattamente nella catenella fatta nell'angolo. Quindi ho 63 punti totali, da questo marcapunti a questo e da questo marcapunti a questo ho 28 punti e 7 ovviamente compresi quelli marcati e 7 per quanto riguarda i punti che saranno la base della borsa. Quindi cosa faremo ora? Lavoreremo direttamente il laterale agganciandoci su questi 7 punti, alziamo il lavoro per 28 righe,
che corrispondono esattamente a questi punti. Una volta lavorate le 28 righe andiamo semplicemente a cucire. Lo stesso procedimento lo ripeteremo anche su quest'altro lato, quindi prendo il cordino, faccio il cappietto iniziale e mi aggancio nel primo punto. Cosa faccio però? Non mi aggancio nella catenella ma nella solina che troviamo dietro, quindi in quest'asola che troviamo dietro la maglia alta noi ci agganciamo in questo modo e lavoriamo una maglia bassa. Lavoreremo una maglia bassa anche nei 6 punti successivi. Ok, a questo punto ho ottenuto 7 punti di base, non ci resta che lavorare righe di andata e ritorno, come vi ho già detto, a maglia bassa per 28 righe, che corrisponderanno comunque ai 28 punti che abbiamo lasciato qui. Ovviamente se avrete fatto una borsa più grande dovrete suddividere in base al lavoro che avete davanti i punti, in modo ovviamente da avere sia sul lato che sull'altro lo stesso numero di punti e poi lasciare dei punti liberi per il fondo. Quindi si procede, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante per il numero totale di righe che vi ho già detto e che comunque trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Bene, ho lavorato le 28 righe, a questo punto non ci resta che tagliare il filo, ripetere lo stesso procedimento anche sull'altro lato e poi andiamo successivamente a cucire. Bene, a questo punto non farò altro che andare a foderare il pannello e i laterali con del tessuto, quindi semplicemente andremo a ritagliare un rettangolo di tessuto per quanto riguarda il pannello principale, lo andremo a cucire lungo tutto il bordo e poi andrò a ritagliare altri 2 rettangolini per quanto riguarda i laterali. Ovviamente non irrigidirò il pannello, lo lascerò morbido, ma se voi preferite una lavorazione più rigida, quindi una borsa più rigida, potete tranquillamente applicare un pezzo di feltro o un pezzo di rete, in modo da dare un po' di sostegno alla borsa, ma io la preferisco morbida, quindi vado a foderare il mio progetto e poi vediamo come andare ad assemblare il tutto. Mi raccomando, lasciate un po' di bordo libero perché ci servirà appunto per assemblare la borsa. Dopo aver foderato tutto il pannello e i laterali, a questo punto non ci resta che andare a cucire, quindi assemblare la nostra borsa. Quindi dovremo andare a cucire i laterali al pannello e lo faremo praticamente in questo modo. Io lascerò un bordino libero, quindi mi aggancerò esattamente su queste asoline che vi sto mostrando, che sono quelle interne. Quindi agganciamo il filo alla base del laterale ed iniziamo la nostra cucitura. Facciamo uscire il filo all'esterno . Ed entrando ed uscendo sia dalle maglie che abbiamo sul laterale sia dalla solina che vi sto mostrando, andremo a cucire il laterale.
questo modo a fine cucitura il bordo del laterale sarà evidente e saremo anche più comode poi per andare a cucire la catena. Bene, una volta assemblata tutta la borsa, questo è il risultato all'interno, questo è il risultato finale. A questo punto non ci resta che andare a cucire le catene lungo tutto il bordo di entrambi i laterali, che ovviamente poi faranno anche da manico. Per cucire la catena blocchiamo innanzitutto il filo sul bordo della borsa, quindi lo facciamo passare tra le maglie e lo blocchiamo per bene. Ovviamente poi qui l'eccesso sarà tagliato, posiziono la catena in questo modo. Ho fatto uscire l'ago dalla prima maglia che ho qui sul bordo. Ovviamente sono tutte le maglie che sono rimaste evidenziate in quanto abbiamo cucito il laterale sulla solina a retro, quindi quella interna. Entro nella maglia della catena, rientro nella stessa maglia da cui sono uscita, prendendo solo la metà catenella retro. In questo modo entro proprio al centro della catenella e la blocco. Procedo, entro nella maglia successiva ad uncinetto, entro nella maglia successiva della catena, continuo, maglia successiva sulla borsa, maglia successiva della catena e procedo così cucendo tutta la catena in questo modo. Andiamo a rifinire tutto il bordo di entrambi i laterali e poi vediamo come procedere. Ovviamente cucendo la catena potete saltare anche qualche maglia qui sul bordo se non è proprio centrata con la maglia. Per esempio in questo caso io ho questa maglia successiva e ho l'altra. Questa la salto perché non si trova esattamente al centro della maglia della catena e passo direttamente alla successiva. Non succede niente, l'importante è che cucite la catena al bordo, non è importante in quale maglia la cucite. Una volta cucite le catene non ci resta che congiungerle in questo modo. Andremo a
congiungere gli anelli sia da un lato che dall'altro utilizzando una pinza. A questo punto non ci resta che applicare la chiusura magnetica qui al centro. Io ho quella con i fori che va cucita, quindi si posiziona e con ago e filo si va semplicemente a cucire. E una volta applicata la chiusura, questo sarà il risultato finale. È un modello semplicissimo che richiama un po' la falabella, però abbiamo fatto un semplice pannello senza fare nessun aumento o diminuzione. Abbiamo lavorato due laterali direttamente sul pannello, abbiamo rifinito il tutto con 2 metri di catena e questo appunto è il risultato. Questa volta l'ho anche foderata, ho applicato la chiusura, vi ho mostrato il tutto, non vi ho mostrato come ho cucito la fodera, ma vi basta, come vi ho mostrato nel video, ritagliare un pezzo di tessuto e cucirlo direttamente sul pannello ad uncinetto. Questo è il filato che mi avanza, ne è avanzato un bel po', quindi penso che ci uscirà un'altra borsa. Ho già qualche idea, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi. Ovviamente potete ricrearla anche in dimensioni più grandi, come vi ho già spiegato nel tutorial. Vi basta seguire il multiplo e riuscite tranquillamente a lavorare una borsa sia più piccola di questa, ma non penso, perché comunque, come potete vedere, resta già piccolina di suo, ma è molto capiente, c'entra tutto il necessario, oppure più grande. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se la realizzerete, taggatemi su Instagram, Facebook, mandatemi la foto. Comunque sono curiosa come sempre di vedere i vostri progetti. Vi ricordo che i materiali utilizzati sono di tutti a mano Luisa, trovate il link nel box informazioni qui in basso. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. Seguitemi anche sui social ovviamente per vedere le anteprime dei prossimi progetti. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!